Quest'anno 10° anno di Italia Destinazione Digitali, ovviamente al DTG abbiamo premiato le migliori destinazioni italiane e non solo, basate sulla lettura dei dati e sulla percezione dei turisti. Sentiamo che cosa ne pensano i vincitori. 10 anni di Italia Destinazione Digitale, 10 anni del nostro piano strategico Puglia 365, abbiamo vinto il premio dei premi quest'anno. Come mai? Beh, intanto una grande soddisfazione per questo riconoscimento che va alla Puglia, agli operatori pugliesi, a tutti coloro che hanno concorso per raggiungere questo risultato, dimostrazione di una destinazione che sta puntando sui servizi, sta puntando sulla qualificazione dei servizi e che ha superato in maniera importante anche un periodo critico come la pandemia, e lo vuole fare puntando appunto su una destinazione che mette al centro le esperienze e lo fa consolidando un livello di reputazione elevato dei servizi che mette in campo. Beh, sicuramente un riconoscimento importante per la nostra regione, una sfida che abbiamo vinto con successo, che è stata quella di puntare sulla digitalizzazione delle informazioni. Noi abbiamo puntato su un osservatorio regionale molto importante, da dove monitoriamo i flussi dei turisti che arrivano, ne monitoriamo dal loro arrivo a quelle che sono, diciamo così, i loro sentiment quando vanno via e tutto quello che avviene tra l'arrivo e la partenza. Questo ci dà un sentore di quali sono le esigenze, le nuove esigenze dei turisti che arrivano in Lombardia, ma soprattutto ci garantiscono con i dati e con i numeri una giusta programmazione per quelle che possono essere i prossimi investimenti che Regione dovrà fare nell'ambito appunto del turismo internazionale. Determinati obiettivi si raggiungono ovviamente quando c'è una direzione unica di intenti. Il 74%, il 75% dei turisti visitano solo il 4% dei nostri territori. La grande sfida è di portarli a visitare quei territori. Tra questi territori, oltre alla grande fortuna che noi abbiamo del clima, della possibilità di poter avere 365 giorni all'anno, possibilità di vivere all'aria aperta, abbiamo la grande fortuna di avere un grande entroterra che in questo momento sta dando dei grandissimi risultati anche in termini di presenza. Al momento siamo la terza regione italiana per presenze nell'entroterra. Siamo la prima regione per bandiera blu, che non è solo la qualità del mare, ma è anche una serie di servizi collegati all'ambiente. Corinaldo riceve oggi questo premio e sicuramente perché, ci chiederemo, vi chiederete. Me lo sono chiesto anch'io e sicuramente questo premio è dovuto al grande lavoro che in questi decenni è stato fatto dalle amministrazioni comunali, ma soprattutto anche dalla nostra amministrazione comunale e da tutta la comunità di Corinaldo, perché non dimentichiamoci che l'amministrazione comunale può dettare la via maestra con la sua visione, ma poi è la comunità che ti deve seguire. E sicuramente l'intera comunità di Corinaldo ha lavorato, dalle associazioni agli imprenditori, all'ufficio turistico, a tutti gli attori principali in questa direzione univoca di portare Corinaldo a un livello turistico ottimale. Penso che la Regione Campania sia una destinazione unica, penso che la Costiera Amalfitana abbia vinto questo premio perché ha avuto la capacità di superare il proprio stereotipo, a riconoscere a se stessa la sua identità. Si è mai tradita, è bellissima, fragile, bellissima, ogni forma di bellezza è fragile, quindi visitarla è sempre un'esperienza straordinaria. Credo che gli stranieri quando vengono in Regione Campania e vengono alla Costiera Amalfitana vivono delle esperienze che sono delle esperienze non tradizionali, non inautentiche, ma sono profondamente legate all'umanità, al senso di relazione, al senso di territorio. È un grande onore ricevere il premio Italia Destinazione Digitale 2025. Questo riconoscimento riflette il nostro costante impegno nell'utilizzare dati e strumenti digitali per comprendere meglio il visitatore e migliorare la loro esperienza. L'Italia è uno dei nostri mercati più importanti, è cresciuto del 7% lo scorso anno ed è oggi il nostro settimo mercato internazionale con quasi 400.000 pernottamenti nel 2025. Questo premio
rafforza il legame speciale tra il visitatore italiano e la nostra regione, da Porto alle Val del Doro, dal Minho e Trás-os-Montes. Siamo molto fieri di ricevere questo premio oggi. Credo che i fattori siano molteplici. Da una parte l'impegno verso la qualità nel proporre sul mercato delle etichette sempre più volte alla qualità. Dall'altra il fatto di lavorare tutti insieme e di collaborare affinché tutte le parti siano in grado di proporre un prodotto al consumatore dinamico, moderno e che viene apprezzato. E come ultimo fattore la somiglianza al territorio d'origine, perché l'impegno dei produttori è quello di produrre delle bollicine di montagna che assomigliano sempre più al territorio di origine, il Trentino. Secondo me è un po' un percorso che noi abbiamo iniziato già ai tempi delle Olimpiadi 2006, quindi di aver lavorato sull'accessibilità, e soprattutto quest'anno recentemente abbiamo vinto come città il premio di essere stati nominati Smart Capital of Tourism 2025. Tra le 4 tematiche alle quali dovevamo rispondere, l'accessibilità era una di queste, per cui sicuramente tutti i progetti che vanno in questa direzione sono stati progetti che ci hanno reso probabilmente dei risultati concreti, se le persone che hanno frequentato e vissuto a Torino hanno trovato l'accessibilità un elemento importante e positivo. C'è ancora molto da fare, sicuramente c'è sempre da fare, quindi il percorso non è finito, e soprattutto noi abbiamo appena finito anche di ospitare il World Summit sul turismo accessibile, anche questo un evento internazionale con queste tematiche così importanti. Averlo ospitato a Torino è di nuovo una prova di essere una destinazione che lavora e che vuole essere accessibile.